Quello tra castagne e cioccolato è un incontro perfetto, che sia in un sontuoso Mont Blanc o in una semplice e deliziosa crostata come quella che sto per preparare. Crostata castagne e cioccolato. Cominciamo! Per prima cosa mi occupo della frolla. In una ciotola verso lo zucchero di canna, il burro freddo a dadini e un pizzico di sale. Inizio a lavorare. Aggiungo le uova. Continuo ad impastare. Come vedi, questo procedimento è leggermente diverso dalla classica sabbiatura della frolla e si utilizza per quegli impasti che poi sono destinati ad essere farciti, come nel nostro caso. Posso unire la farina e completare l'impasto, rendendolo ben omogeneo. Se a disposizione una planetaria puoi utilizzarla al posto delle zampe. Rovescio il tutto sulla spianatoia. Formo un panetto, lo copro con pellicola e lo lascio riposare in frigo per almeno mezz'ora. Posso occuparmi delle castagne. Vado ad inciderle così con un coltellino e le butto in acqua. Opla! E le lascio cuocere per 20 minuti dal bollore. Le castagne sono cotte, scolate e intiepidite. Ho già iniziato a sbucciarle e a metterle nel mixer perché poi verranno tritate. In alternativa, quando non è stagione, puoi anche utilizzare direttamente delle castagne precotte che puoi trovare anche al supermercato o nei negozi biologici. Polpa frullata, posso occuparmi del cioccolato che vado a tritare. Passiamo ai fornelli. In un pentolino verso latte di riso, zucchero di canna e le castagne frullate. Mescolo bene e porto a bollore. Tolgo dal fuoco e unisco il cioccolato. Mescolo immediatamente per farlo sciogliere. Unisco anche la ricotta. Amalgamo, dopodiché lascio raffreddare completamente. La frolla è riposata e il ripiano è raffreddato, quindi con uno spolvero di farina mi aiuto. Poi divido l'impasto in due parti, una un po' più grande dell'altra, e vado a stendere la prima in un disco. Una volta raggiunto il giusto spessore, che è questo di circa mezzo centimetro, arrotolo il disco intorno al mattarello e lo trasferisco nello stampo. Lo faccio aderire bene al fondo e ai bordi. Con un coltellino rifilo il bordo. Aggiungo il ripieno, livello e mi occupo del guscio di copertura. Tengo sempre un disco, copro il ripieno, poi rifilo nuovamente il bordo e pizzico per farlo aderire. Con gli avanzi di frolla puoi realizzare i soliti biscottini e adesso la nostra crostata cuoce in forno a 180 gradi per 40 minuti. Una spolverizzata di zucchero a velo ed eccola qui la nostra torta, perfetta per accompagnare un tè sotto il portico con un plaid avvolto intorno alle gambe, la vista sul foliage. Ma insomma, perfetta anche sul set di giallo, da mangiare con la scusa di dire buon appetito. Fammi sapere se la proverai a casa e aspettiamo sui nostri social tutte le foto delle tue creazioni. Alla prossima!